Buongiorno tribù. Buongiorno tribù, non ce la facciamo proprio, Oggi ce la siamo presa con calma. Siamo sempre al lago di Campotosto. Così alla prima. Pim pum pam. Va, che me l'hai chiesto prima. Però tu non svelare tutti i segreti anche tu. Simpatia. Ti conoscono ormai, non te ne ricordi i nomi. Notte super tranquilla e oggi sì che lasciamo Campotosto e ci tiriamo un po' più verso in su, dall'altra parte. Abbiamo fatto la parte di qua e adesso andiamo dalla parte di là. Andiamo un po' in su di là e Vediamo dove arriviamo. Facciamo un po' di chilometri, ci fermeremo. Dove ci porta il cuore, sai qual è la prima cosa che dobbiamo fare? La spesa. Riempire il frigo Perché non c'è più niente. Ieri vi abbiamo portato il più vicino possibile al Gran Sasso, però comunque il Gran Sasso è una montagna, cioè non è una montagna. Vabbè, era bello da vedere lì, la cosa bella del lago di Occhio Campotosto. la bambina da sola. Il Campotosto, che avete una vista spettacolare sul Gran Sasso. Noi amanti del trekking un po' lì sul groppone, però Ci devi andare preparato, cioè è una montagna tecnica, cioè non è che ci puoi andare con le... cioè ci devi andare con gli scarponi, col materiale tecnico. E sapete che questo giro non era programmato, l'abbiamo cambiato, come tanti sapete. Quindi non era programmato arrivare fino qua. I nostri scarponi erano la frutta, li abbiamo sderenati, non ne abbiamo più, quindi sapete che noi non ce li andiamo a cercare. Quindi ve l'abbiamo fatto vedere il più vicino possibile, ma tranquilli che questa zona è una arrivederci, perché vi abbiamo fatto vedere le cose più importanti, però ce ne sono altre mille in questa zona. Da qui andare in giù inizia proprio l'Appennino, quello pregno. Quello vero. Lo faremo. Siamo passati da Amatrice. Io sono senza parole. È proprio rimasto niente. Il centro storico è andato tutto. È stata rasa al suolo. Anche perché Amatrice ha avuto due scosse. Una nel 2016. Ma quella forte che l'ha distrutta è stata qua nel 2017. E meno male che era inverno, che l'ho sentito, ci andava il signore. Meno male che era inverno e per le strade non c'era più in giro nessuno. No, perché faceva freddo, perché sennò faceva un disastro. E pensate che ha fatto 290 vittime, mi sembra, e l'Aquila in confronto alla Pacca. Sì. Cioè l'Aquila è grande. Sì. Cioè Amatrice non esiste più. Non esiste più. Il paesino stanno ricostruendo piano piano, però come abbiamo già detto, tanti vivono ancora nei container. Sì, case di legno prefabbricati. Però passare da lì non è la stessa cosa vederla alla televisione che passare per un paese
distrutto dal terremoto, e ricordiamo che è successo 9 anni fa, e l'altro ieri, comunque ti tocca, perché E poi mi spiegava sto signore che le case vecchie del centro storico di Amatrice, se tante sono fatte con blocchi di sassi squadrati, a Amatrice i blocchi delle case erano rotondi, quindi vibrando non hanno tenuto come i blocchi squadrati, quindi l'ha proprio rasa al rasa al suolo, suolo completamente. senza parole. So, questo carico di legna, L'hanno caricata bene, no? io non mi fido Davanti molto. bene, però Solo questo dietro. Comunque siamo arrivati a Norcia. A Norcia non andate a fare la spesa, ve lo dico per esperienza personale. Che prezzi! Che prezzi! Io non me l'aspettavo veramente. No, 25 euro comprato? Niente. Niente. Dopo vi faccio vedere lo scontrino, perché sono arrivata alla cassa e gli ho detto: Scusa? Perché avevamo il frigo vuoto, perché sennò come entravo uscivo. Stiamo andando in una zona del picnic, perché chiaramente ci siamo abbassati. Un caldo. Ci siamo abbassati tanto e siamo arrivati qua. Sono scesa dalla macchina e ho fatto perché a noi le strade secondarie ci piacciono. Piera ha scelto quest'area picnic solo per un motivo, perché c'è il barbecue. No, a parte gli scherzi. Abbiamo scelto, ci fermiamo qua a pranzo, aspettiamo che scenda un po' il caldo e poi decideremo cosa fare, perché fa veramente tanto caldo. Come sapete siamo in un'area barbecue. Norcia, capitale del prosciutto IGP, famosa per la lavorazione del porcello, ed è cara come il fuoco, non c'è neanche un supermercato. L'unico supermercato che c'era è Elite. Sì, che abbiamo scoperto che è il più caro del mondo. Cioè, 25 euro con Non preso 16 niente. e non abbiamo preso niente. Fette biscottate, yogurt, sali minerali per il choupier, l'aranciata per me, 6 uova, mortadelle, è vero, abbiamo preso 2 pacchetti, crackers, stracchino, crescenza, Il Wurstel, i wurstel, carote, un pacchetto di insalata, le prugne e il pane. 25 euro. A saperlo andavo Ma a... qua ne abbiamo per un paio di giorni, 3 proprio. Sì, perché ci abbiamo 3 giorni. pasta e perché ci abbiamo C'è le riso. uova, sai che mi invento cose, 3 giorni però, Sì, 25 perché io euro. con questa spesa, se non ci fosse il Churpier Chef, dura un giorno. Comunque, Niente. niente, a saperlo andavo nelle rosticcerie Sì. e spendevo meno. No, lo spendevi uguale o forse mangiavi un giorno in più. Sì. Tranquilla, mi inventerò qualcosa. Sì, no, sappiate che in tutta questa zona fate la spesa prima, fate la dispensa prima, Intorno ai Sibillini, non c'è niente. forse l'ultimo era Ascoli Piceno, però già venendo in su verso i Sibillini, poi andare verso il Gran Sasso, fate scorte. Fate scorte, sì, sì, E sì. intorno a Ascoli Piceno Abbiamo- non ci sono gli Eurospin. Sì, ce n'era uno, però era... Sì, che sia Ah, lontano. Eurospin, Lidl, che hanno comunque prezzi ottimi e qualità. L'Eurospin è la qualità ci sono buona. tante Conad in giro, Sì. ma la Conad sappiamo che... Della stangata qua. Comunque è andata abbiamo imparato la lezione, no Churpier? Vabbè, non si sa, poi siamo anche un po' cortini col GPL, quindi non è che possiamo fare di quelle scorte. No, perché sapete che il GPL in Italia ti fanno storie per l'inferno. Comunque, altro discorso. Aspettiamo che scenda un pochino il caldo e poi decideremo cosa Ci fare. mettiamo a lavorare, poi è un bel posto, dai. Un bello Lasciamo- posto, sì. Dai, abbiamo bisogno di relax. Sì, perché sono stati giorni intensi, ci abbiamo dato. Sì.
Sì, sì, sapete che noi quando arriviamo ci diamo e poi il nostro capo lo dice: Vai, Oh, Ballini, un giorno di riposo. o 2. Poi dice a me di non andare in giro a piedi nudi, Devo cercare un po' di legna per fare 4 vistel tristi. E lì è tutto pieno di cenere, non mi sono reso conto che ero pieno di. Alto bene. Alto bene. Da quella parte sembra che sta arrivando un temporale. Vediamo. Ma ci farà fare la grigliatina. Non lo so. Io ho già messo la legna sotto il grill, così rimane asciutta. Rifacciamo il calzino, va. L'abbiamo perso ieri. Per la telecamera. Contro il vento. Guarda che un calzino ci ha salvato. Un bel po' di volte. Il peso della ghiotta la tengo io di qua. Prendete un calzino vecchio e fate un buco. E togliete questo. E guardate. Tra. Tra. Mettila. Dai che ti vesto, telecamera. Il gioco è fatto. Abbiamo deciso, ci siamo riposati un po', però siamo rintronati, perché oggi siamo rintronati. Non che generalmente non siamo rintronati, però oggi più del solito. Andiamo a vederci il paesino, Sì, che qua sotto che deve essere bellino bellino. E ho fatto anche la rima. È il momento Però che la stanchezza inizia a salire e io inizio a sparare cagatine. Però prepariamoci perché ci saranno tanti ponteggi anche lì. Anche sì, è stata affettata. Tutta sta zona. Tutta sta zona è stata affettata dal terremoto. Quindi ci andiamo a fare un giretto. E credo che veniamo qua a dormire perché il posto è bellissimo. Vedete noi come passiamo dal turismo che sembrava di stare a Rimini. Troppo. In mezzo alla natura. Al nulla. Siamo più da questi posti noi. Iniziamo col dire che Norcia si trova a 600 metri di altitudine a livello del mare. Siamo rientrati nel parco nazionale del Pollino. Dei Monti Sibillini. E siamo nella regione Umbria. Non siamo più nelle Marche, ma siamo dall'altra parte del parco. Del parco, ovvero anche città natale di San Benedetto. Vedete com'è piena di impalcature, soprattutto le strutture storiche. Le hanno messe tutte in sicurezza per far sì che non cadano. Della chiesa San Agostino è rimasto ben poco, guardate, non c'è più il tetto, è stata tutta sventrata, tutta. E guardate dentro, gli hanno dovuto fare qua, non so se potete vederlo, delle strutture di legno dentro lì per poterla tenere in piedi, senza parole. Vabbè, Norcia, per cosa è famosa Norcia? Il tartufo e le norcinerie. Cioè, qua ne sanno una più del diavolo, con il maialotto, il cinghiale, con tutto quello che è prodotti insaccati, salumi. E qua dietro alle mie spalle potete vedere una tipica norcineria. Tamara è entrata prima, io l'ho vista solo da fuori e. No, è meglio non entrare, perché ci rimani. Ci rimani, Se ti compreresti il mondo. E poi qua dietro di me c'è un cartello che. La specialità. È la specialità del posto. Voi volete vedere la specialità del posto? Leggetela. Non posso dire la parolaccia, però si chiama così. Se si chiama così. Si chiama così. Crediamo sulla parola. Al cioccolato. Guardate che ben di Dio c'è qua. Cioè, ragazzi, non potete capire, salsicce, salami. Perché Poi, no?
Perché vento. non vi arriva il profumo? Perché il profumo che arriva è così. Ma poi le lenticchie di Castelluccio, i piani di Castelluccio, quelli che Il vi abbiamo tartufo a me, che vi ad abbiamo esempio- fatto vedere da sopra, Poi abbiamo preso abbiamo preso la multa e c'è i campi di lenticchie super famosa. Ad esempio, a me il tartufo non piace perché copre tanto i saponi, è molto forte. Però tutto il resto me lo prenderei tutto. Sul Pier, dove sei andato? In macelleria, Che cosa ti sei comprato? più economica la macelleria che il supermercato. Sì. 4 salsicciotte così, le taglio a mezzo per fare Ah, la griglia, no? alla griglia, Ovviamente. ovviamente. E te ne vuoi andare da marcia senza fare le salsicciotte di maiale? Che qua ne sanno, come ho già detto, ne sanno una pica di diavolo. Tra maiale e selvaggina. Sei felice? Sì. Perché? Perché mi porti sotto i 1000 metri che poi fa caldo, il cervello va in ebollizione e dopo il 27.000 ciak per fare Questo è quello 2 buono, minuti? ne sono sicura. Questo è quello buono, Sì. sei sicura? Sei sicura? Chi? Forse ce la possiamo fare, forse questa è la volta buona che non passa gente. Abbiamo lasciato lì il Sciur Benedetto nella Abbandonato a piazza, se stesso, ma non poverino. c'era nessuno, tra gente, bambini che sono arrivati giocando, le transenne che stanno Organizzando un concerto. Comunque, in parole povere, cosa ha fatto sto Sciur Benedetto? Sto Sciur Benedetto è arrivato qua e Vabbè, no, ha diffuso la religione cristiana da qui fino alla Scandinavia. dove fa freddo, non freschetto. Freschetto, fa. E ha reso le terre che erano aride, desertiche, fertili, con un sistema di irrigazione che usavano allagando i campi per avere un maggior raccolto. Ma non solo questo. No, perché i monaci benedettini tramandarono anche qua, fondarono una scuola di chirurgia. Gli agricoltori in quest'epoca iniziarono ad apprendere l'anatomia, le tecniche di castrazione, di mattazione, la cura degli accessi, tutto questo per poter vendere meglio i loro prodotti anche al di fuori della contea. Perché come ben sapete il suino ha gli organi molto simili al corpo umano. E le tecniche la chirurgia era solo in mano ai tempi, potevano solo esercitarla figure religiose come sacerdoti e piano piano La tramandarono. e questi agricoltori anche la tramandarono ai figli Dei figli. e addirittura inventarono strumenti, nuove tecniche di operazione e subito la voce si sparse in tutta Europa. Quindi qua Sul Benedetto, no, qua sul è Benedettino, sono nate le prime qua è nata la chirurgia. Sul Benedetto, bravo sul Benedetto. Cercando, sapete, mi piace cercare. Ho trovato anche un nesso tra il famoso prosciutto IGP di Norcia e quello di Beiota spagnolo, perché anche qua nell'Alto Medioevo, prima del disboscamento dovuto all'autarchia agraria, qua gli agricoltori davano ai suini da mangiare le ghiande, ovvero la beiota, come viene chiamata in spagnolo. E poi stavo pensando anche, avete presente la leggenda della maga Sibilla, che è la conoscitrice dell'astronomia e della medicina? Quindi, chi avrà insegnato le tecniche di chirurgia ai benedettini o agli agricoltori, alla gente? La maga? O i benedettini hanno preso dalla maga? Questa maga esisteva o non esisteva? Questo è il dilemma. Stiamo uscendo dal paese che andiamo in direzione lo spot.
Però ragazzi, veramente una pena, eh. Che pena vedere Norcia così, Norcia e vabbè, Tutti i paesi tutti qua, i paesi qua che non c'è abbiamo visto. neanche un monumento che è stato ristrutturato dopo 8 anni. Ma la No, sembra cosa più scandalosa che è per successo me, l'altro sì, ieri. la cosa più scandalosa per me è che non è ancora stata fatta la scuola, che dovrebbe essere una delle cose principali. E c'era un cartello che metteva che Che sono stati. i soldi mandati da tantissimi italiani, poi dopo il comune di Norcia ha deciso di darlo, va bene, magari a zone più disastrate, però che oggi ancora, Dopo no, 9 anni? 8 anni, 8 anni, scusami. i bambini non abbiano ancora una scuola. Sembra successo l'altro giorno, il terremoto. Lascia senza parole veramente, cioè, dove stiamo andando? Cioè, Siamo nel primo mondo, in teoria, però sembra tutt'altra cosa. E la chiudiamo qua. ma, mi, ah, Che bomba, cacolino. che acquolina, che bene. A Pier dategli una griglia, un po' di carne, un fuoco e lui è felice come una Pasqua. Ma come una Pasqua, siamo più felici del mondo. Siamo qui nel posto di oggi, uno spettacolo a quest'ora tranquilli rispetto a Noccia. Quei 300 metri, 400 si sentono. Sì, si sentono. Fa freschetto, nel senso, non fa freddo, però la Poi temperatura si siamo sta stati. meglio che giù, che era un Sì, forno. sì, E... sì, sì, ci siamo alzati giusto un pelino e già fa più Sì. freschetto. Si dorme bene, per l'amor di Dio. Non mi lamento, Però, Abbiamo anche conosciuto i ragazzi che sono anche lì dalla zona nostra, Saronne così. Stiamo passando una bella serata. quindi ci Ci andiamo a ciaranno. mangiare questa carne Sì. e direi che andiamo a letto perché siamo Comunque, abbastanza sì, stanchi. e comunque, povera Noce. Vorreste No, ma in generale, tutta questa Cioè, zona. tutta sta zona qua, lasciati lì così Sono ancora. abbandonati ancora a se stessi, poverini. E No, ci no, piange il che cuore pena, veramente. è una pena, È una pena, è veramente una pena vedere tutti questi paesi belli che comunque sono lì che aprono le loro attività, noi siamo qui, è così, e la gente... È giusto venire in sì, questi posti. e ce n'è di gente che viene, È sì, giusto sì. venire in questi posti così si possono recuperare di tutto il disastro che è successo e ricordiamo sempre che sono passati 8 anni. Sembra l'altro ieri. Sì, sì. E direi che detto tutto ciò, Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi iscrivetevi al canale, che per noi è super importante ed è gratis. condividetelo. E ci vediamo alla prossima. Un bacio!